Quello che ha fatto più discutere in questi giorni è proprio il caso del poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate mentre cercava di fermare un criminale. Perché dico criminale? Perché dire senza tetto è riduttivo. Dopo 22 anni che delinqui in Italia, forse è il caso di chiamarti criminale. Se ti chiamassi senza tetto sarebbe un insulto per tutte le persone che non hanno un tetto sulla testa ma che non delinquono. Ma quello poverino è un barbone, è un senza tetto. No, è un criminale. Fa un reato, ragazzi, è un criminale. Facciamo questa grossa distinzione. Cosa stava facendo questo criminale? Preso dai fumi dell'alcol, delle sostanze e tutto quanto, aveva deciso di prendersela con i passanti che passavano sotto il cavalcavia della stazione di Lambrate, colpendoli con i sassi. E nonostante fosse in stato alterato, perciò ubriaco, drogato, tutto quello che volete, è anche riuscita a colpire una signora, colpevole solo di essere passata di là, semplicemente magari per tornare a casa o per farsi una passeggiata, che è finita in ospedale. Ovviamente tutte le persone che lo hanno visto lanciare i sassi, i treni che hanno ricevuto le sassate, perché oltre alle persone se l'è presa pure con i treni, hanno chiamato le forze dell'ordine. Sono intervenuti due membri delle forze dell'ordine che hanno dapprima provato a calmarlo, perché quando vedi una persona in evidente stato di agitazione, mantieni la distanza, cerchi di calmarlo, ma avendo visto che la situazione era problematica, tutto quello che era successo, hanno provato ad avvicinarsi ed è finita male per uno dei due membri delle forze dell'ordine, che adesso sta in ospedale in gravissime condizioni e che pare si stia svegliando in questo momento dopo 70 trasfusioni, dopo delicatissimi interventi chirurgici, perché con una lama di grosse dimensioni questo criminale ha leso degli organi vitali della gente che giustamente stava facendo il suo lavoro. Ma non finisce lì, perché a Milano un altro caso, sempre in stazione, perciò dalla stazione Lambrate ci spostiamo alla stazione centrale, un altro criminale, anche questa aveva dei precedenti. Questo criminale in stazione centrale aveva appena derubato un altro suo compagno di sventura, perché questo è un altro tema poi di cui bisognerà parlare, e nel momento in cui ha incontrato gli agenti ha messo dei sassi all'interno di una maglia e ha iniziato a rotearli tipo mazza. Dopo aver provato a fermarlo, uno degli agenti ha sparato e l'ha ferito alla spalla. Nulla di grave, nulla di problematico, si è salvato, ma adesso la gente dovrà rispondere in ogni caso di questo colpo che è partito. Probabilmente, vista la situazione, verrà archiviato, però considerate sempre che quella gente che ha sparato per sua tutela, magari sapendo quello che era successo prima all'altro collega, deve anche stare con il pensiero che quel colpo che è partito potrebbe costargli addirittura la carriera, se non il carcere. Ed è qui che arriviamo a un nodo cruciale. Anche in questi giorni io ho fatto una serie di video ambientati alla stazione Termini, un'altra stazione d'Italia sempre problematica, dove sotto i portici si erano create delle tensioni. La cosa assurda è che la gente ha la memoria corta e si dimentica che noi sotto quei portici ci saremo andati decine e decine di volte, nella maggior parte dei casi senza alcun problema. Poi ogni tanto, due casi singoli, qualcuno dà di matto anche se tu stai parlando con un'altra persona, perché tutto è iniziato in questi giorni sotto i portici mentre parlavamo con Suleiman, nostra vecchia conoscenza, sempre disponibile a parlare, anzi che ci chiede lui di venire, sia perché vuole sfogarsi, vuole parlare, sia perché spesso e volentieri gli offriamo sempre qualcosa, viene con noi, passa comunque quella sua mezz'ora con persone diverse da quelle con cui solitamente sta. E mentre parlavamo con lui, un altro si è avvicinato da 20 metri di distanza, cioè dagli ultimi giacigli giù in fondo, per dirci di andarcene, nonostante Suleiman gli dicesse: sono qui per me, stiamo parlando noi, non rompe le scatole. Lo stesso Suleiman, dopo quell'evento, si è allontanato da quella comunità sotto i portici perché era diventata molto più tossica in tutti i sensi. Tra i vari che ci hanno minacciato, anche un ragazzo ha tirato fuori un martello da carpentiere e ha minacciato. Quando poi ha visto il video anche Mattia Faraoni ha detto: ma scusa, ma andiamoci a parlare con queste persone, non è possibile che esca fuori un martello, che ci siano tali minacce quando noi andiamo lì normalmente per parlare e per documentare
fare, perché ragazzi lì va documentata una situazione di igiene precaria, di problemi, di difficoltà, ma in particolare in questi giorni c'è anche una situazione di criminalità elevatissima, come testimoniano l'altissimo numero di denunce, confermato anche dalle forze dell'ordine, perché quando piove a Roma i portici, una volta tu li saltavi, no? Sentivi il cattivo odore, evitavi, vedevi gente buttata per terra, piccoli acquazzoni, e tanta gente si è riversata sotto quei portici perché sono di passaggio, perché ci si passa per andare al lavoro, perché ci si passa per andare in stazione. Salito il numero di denunce perché ogni qualvolta qualcuno passava lì sotto, non è solo Cicalone che va a provocare, ma è semplicemente anche il turista che passa di là. Quando tu bevi e fumi la bottiglia, alla prima occasione devi rifare i soldi per poter bere e per fumare la bottiglia. Sono vizi che non ti togli. Non gli interessa mangiare, non gli interessa dormire, non gli interessa il vestito di marca, ma gli interessa fumare la bottiglia e bere gli alcolici. Questa è la cosa fondamentale. Chiunque passa di là a un certo punto diventa una preda, specie se magari è una signora, specie se magari è una persona un po' sprovveduta, se è un turista, e ogni volta tra tentati furti, tentate violenze, furto, violenza eccetera eccetera, sono andati lì sotto e ogni volta dovevano trarre in arresto qualcuno che poco dopo spesso usciva. Tornati con Mattia, stessa solfa, abbiamo incontrato colui che ci aveva minacciato col martello, che era molto amichevole, perché in quel momento era in una condizione migliore. Ha parlato, ha detto, non ha fatto nulla, non ci ha tirato niente per fortuna, ma ce n'erano degli altri che invece erano in uno stato di alterazione, in particolare uno che a un certo punto ha svegliato un altro per farsi dare manforte in un lancio di bottiglie che potrebbe essere classificato in una gravità estrema, perché lo ha fatto casuale verso tutti, persone che passavano. Poi in quel momento era pieno di persone, quella bottiglia poteva colpire chiunque, un bambino, una signora, un passante. Infatti non a caso ha colpito un carabiniere fuori servizio, il quale per fortuna è stato abbastanza sveglio, l'ha presa sulla gamba quando è esplosa e non si è fatto nulla, il quale poi ha chiamato le forze dell'ordine che sono arrivate. Quando sono arrivate anche le forze dell'ordine e il lancio di bottiglie e quell'altro ultra agitato, che poi il ragazzo ultra agitato era pieno di tagli in faccia, perché lì tutti i giorni è una battaglia, come testimonia poi un ragazzo che lavora lì vicino e che dicevo tutti i giorni passo qui, l'altro giorno si stavano sgozzando con le bottiglie, ma non fa notizia, fintanto che si rovinano fra di loro non fa notizia, non interessa a nessuno, solo noi raccontiamo che magari la notte si scannano tra di loro e sono pieni di tagli, gente che ci ha fatto vedere coltellate ricucite alla bene e meglio, però tanti si dimenticano questi video sulla stazione Termini, forse più di 100, ormai non li conto nemmeno più. Se andate a vedere ci sono testimonianze di persone tranquille, ci sono persone che ormai ci conoscono, quell'esigua percentuale di criminali temporanei, perché poi sono criminali legati allo stato di alterazione che hanno in quel momento, la volta dopo magari sono amici, ma in quel momento diventano estremamente pericolosi e nessuno li gestisce. Il problema che è successo al poliziotto a Milano è un problema di gestione. Quella persona che stava da 22 anni in Italia con diversi decreti di espulsione, senza permesso di soggiorno, con precedenti penali importanti e dopo aver girato tutte le carceri, stava ancora in Italia in uno stato alterato. Se siamo in un paese che dopo 22 anni non è ancora riuscito a risolvere questo problema, non lo risolveremo mai. C'è un insieme di fattori che purtroppo oggi si ignorano e c'è tanta gente che mette la testa sotto la sabbia. Ma Cicalone, ma voi li andate a provocare? Ma allora quelli che sono stati rapinati sono andati a provocarli. Considerate che sotto quei portici, io personalmente, c'è un video, andatevelo a cercare, adesso non me lo ricordo, che mentre noi stiamo intervistando un ragazzo sotto i portici, passano i turisti con i telefoni e riprendono la situazione. E voi direte, ma chissà perché lo fanno? Ma come deficienti? C'è sta gente italiana che va a Kensington Road in America, riprende la situazione, te la pubblica e te la guardi perché c'ha milioni di visualizzazioni italiane, video fatti in italiano, e voi dite, però, vedi che fanno, ma ve li vedete. Se voi non vedeste questi video, nessuno li farebbe. È sempre un problema di richiesta. Se voi li vedete, però poverini, poverini cosa? Ci sono persone che realmente stanno per strada, soffrono e cercano di fare il possibile. Ci sono persone che sono fuori di testa normalmente e ci sono persone che invece
utilizzano sostanze, utilizzano alcol, mischiano tutto il possibile e escono fuori di testa. Dovete sempre avere categorie diverse. Ripeto, la stazione Termini ormai la conosco abbastanza bene. La stazione Termini è costellata di tutti questi grandi operatori. Ma noi aiutiamo, facciamo, diciamo. Aiutate chi? A fare cosa? Quando vi presentate con un pasto insipido, brutto, caldo, che nessuno vuole, che rimane lì, e avete portato, quando va bene, mezza coperta, avete sicuramente aiutato fino a un certo punto. Poi ti chiedono qualche soldo per prendersi invece un panino, che è meglio comunque di quel pasto. Ma quelli che invece bevono e fanno quello il 70-l'80% della loro giornata, o quelli che usano sostanze e lo fanno il 90% della giornata, come li avete aiutati? Quelli che hanno problemi psichiatrici, come li avete aiutati? Andando lì, ci avete chiacchierato? Quando? Che giorno ci andate? Un giorno a settimana? 2 giorni a settimana? Con chi parlate? Avete paura di quelli che si agitano? Normale, normale. Non avete fatto niente di eccezionale. Avete fatto sicuramente un'opera di bene per quelli che hanno bisogno, ma quelli problematici nessuno li ha veramente aiutati. Ma i peggiori sono quelli che da dietro la tastiera, poverini, avete provocato, avete fatto, avete detto. E purtroppo, fino a che non capita a loro o a qualche loro familiare, parente, o alla loro automobile o al loro scooter, è tutto a posto, anzi, siamo noi provocatori. Poi, quando parcheggiano la macchina e gli rompono il lunotto termico o un finestrino per rubare pochi spicci, si arrabbiano, fanno le storie. Ah, guardate cosa mi è successo a Termini. Ah, io non sapevo che c'era una fauna del genere. Cioè, capite? Ma svegliati, sei uscito mezza volta di casa, hai parcheggiato la macchina a Termini e te l'hanno rotta, ti è costato 300 euro, soldi tasca tua, come poveraccio a quello con lo scooter che gli è stato buttato per terra senza un motivo e mai gli verrà ripagato, complice solo di averlo parcheggiato nello stallo degli scooter. Forse una delle poche persone a Roma che è andata a cercare lo stallo esatto degli scooter e se l'hai ritrovato buttato per terra. Però Cicalone, tu speculi sui poveracci. No, io faccio dei video denuncia, poi che uno si alzi dal suo giaciglio perché il suo amico gli ha dato una botta per svegliarlo e corra contro un'altra persona, sei tu che vuoi entrare in camera. La maggior parte di queste persone che vogliono entrare in camera poi dicono: ma hai messo in camera, pensando che tu sei un TG, che tu sei magari un emittente, e ti chiedono i soldi. Non mi devi dare i soldi, perché gli interessa che li vedano o non li vedano, gli interessa avere pochi soldi per fare serata di nuovo con sostanze e con alcol. Poi c'è qualcuno che, poverino, non voleva apparire in camera perché c'ha i parenti in Somalia che non sanno che lui dorme per strada, perciò la bugia nella bugia: sto in Italia, sono ricco, perciò dormi per terra in mezzo alla schifezza, coi topi che ti mordono, con le malattie, che lì ce ne sono un'infinità, ma non lo vuoi far sapere. In quei casi, se una persona viene da me e mi dice: guarda, c'ho sta problematica, ma non ho fatto niente, ero solo lì e mi hai ripreso, mi puoi oscurare? Ma io ti oscuro, ce ne sono migliaia di persone oscurate. Chi non viene oscurato? Chi ha commesso un crimine? Perché, attenzione, questa ve la spiego una volta per tutta, riprendere il luogo pubblico non è mai vietato, mai. Puoi riprendere quando vuoi, come vuoi e quanto vuoi. La differenza qual è? La differenza è la divulgazione. Non si può divulgare immagini relative a una persona singola a meno che ci sono delle scriminanti su questa parte della privacy che sia legato per esempio a un fatto di giustizia, di polizia, culturale o di pubblico interesse. Poi ce ne sono delle altre minori. In questo caso è un fatto di giustizia. Significa che se io continuo a riprendere una persona che mi stava venendo ad aggredire, una persona che nel mentre aggrediva me ha procurato danni, oggetti, cose e persone, viene divulgata quella sua faccia, perché uno che aggredisce una persona o tenta di aggredirla perché sta lì fuori con una telecamerina in mano è un reato, è grave, è gravissimo. Uno che lancia le bottiglie sulle persone, sui passanti a caso, a velocità folle, a distanza
abbastanza folli, colpendo oggetti, cose e persone, è un criminale. Perciò tutti quelli che vedranno il video potranno dire la mia macchina, il mio scooter, guarda questo ha tirato una bottiglia, quel giorno l'ho quasi presa io. Qualunque carica politica, magistrato o altro, vedendo questi filmati, e non poche volte vengono acquisiti questi filmati dalla magistratura per verificare quello che è successo, può decidere se procedere d'ufficio nei confronti di queste persone, o le persone che hanno subito il torto attraverso i loro mezzi, attraverso il loro passaggio e via dicendo, possono decidere se denunciare quelle persone non più verso ignoti ma con la faccia, e nel caso specifico per chi è stato arrestato quel giorno anche con i dati della persona. Però è anche vero che quello che noto io è una difficoltà delle forze dell'ordine a intervenire in certi ambiti, perché giustamente si ha paura di intervenire, ma non delle persone fisiche, ma delle conseguenze. Io credo che la cosa migliore sarebbe dare più possibilità di intervento alle forze dell'ordine in questi casi, ma dare una certezza della pena o comunque una certezza di risoluzione a determinate problematiche, in particolare quelle delle persone fuori di testa. Ce ne sono tante, ve ne presento sempre tante, la maggior parte per fortuna sono innocue, ma c'è qualcuno che quando svalvola, basta un ombrello, basta un sasso, basta una calza, basta qualsiasi cosa, può fare danni, e quando ci scappa il morto poi tutti a dire l'avevamo detto. In realtà io sono anni che ve lo sto dicendo. Ciao!